Ciao amici, bentornati su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like, è un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo. Grazie di cuore. Adesso sedetevi comodi, perché quello che state per ascoltare è uno di quei racconti che scaldano e fanno tremare insieme, il capitolo che nessuno si aspettava di leggere di nuovo. Dopo mesi di voci sussurrate e una cortina di silenzio che sembrava infrangibile, è emerso che Elçin Sangu ha trascorso gran parte della sua gravidanza nella casa del suo ex marito, L'attore Bararduk. Una rivelazione che ha fatto sobbalzare la stampa turca e ha riaperto una delle pagine più emotive del nostro mondo dello spettacolo. Tutto è iniziato all'inizio del 2025, poco tempo dopo una rottura che aveva lasciato entrambi esausti, svuotati dalle riprese, sfiniti dall'attenzione incessante. Elçin, fragile e stremata, decise di allontanarsi da Istanbul, lontano dai set, dai fotografi appostati sulla curva di ogni strada, dai microfoni che chiedevano sempre la stessa cosa. Non voleva fuggire dalla sua vita, voleva soltanto respirarla di nuovo. È stato allora che Bar, da quanto raccontano persone vicine alla coppia, le propose un rifugio, la sua casa immersa nel verde, a Beykoz. Un luogo protetto dal fruscio degli alberi e dal discreto rumore del vento, distante quanto bastava dal brusio della città. Un amico ha confidato che Bar non riusciva a sopportare l'idea che lei affrontasse quel momento da sola. Disse semplicemente: ha bisogno di pace, e se un tetto può alleggerirle il cuore, quel tetto sarà il mio. Elçin, incinta di poche settimane, accettò pensando che sarebbe stata una parentesi breve, una pausa temporanea prima di rimettere insieme i pezzi. Ma quella parentesi si allungò, e quasi tutta la gravidanza scivolò via proprio lì, in una casa che era stata scenario di ricordi dolcissimi e ferite ancora sensibili. Una casa tenuta lontana dai flash e difesa da cancelli che non si aprivano a estranei. In principio la convivenza fu tesa, piena di cautela. Pausa prima della parola, sguardi che cercavano la distanza giusta per non ferire di nuovo. Una persona che lavora con loro ha raccontato che i primi giorni erano fatti di frasi brevi e passi leggeri, come se ogni suono potesse risvegliare una storia dolorosa. E invece, lentamente, quella storia si è messa a respirare in un altro modo. Bar si fece presenza gentile, quasi ostinata. Cucina accesa la mattina e il profumo del pane tostato, caffè preparato con la precisione di un rito, appuntamenti medici segnati con cura e rispettati uno a uno. Lui le stava accanto. Le teneva la mano nelle sale d'attesa, chiedeva aggiornamenti con una calma che non conosceva esibizione. Una persona dello staff ha sussurrato che sembrava deciso a riparare ogni dolore passato non con grandi gesti, ma con 1000 piccoli atti quotidiani, come se le crepe nel cuore si curassero anche con un plaid sulle spalle e una minestra calda messa sul tavolo quando fuori pioveva. Una sera, dicono, seduti sul divano davanti a un programma leggero, con le luci basse per lasciare spazio alla pace, Elçin gli mormorò: Bar. Non credevo che con te avrei potuto sentirmi di nuovo al sicuro. Lui rispose con un filo di voce: il passato resta dove sta, adesso voglio soltanto che tu e il bambino stiate bene. Quella frase non aveva bisogno di applausi, bastò a riempire il silenzio. Per mesi vissero in una routine semplice, quasi protetta dal tempo, come se ogni giorno dovesse solo proteggere il giorno dopo. Non c'erano rinunce urlate, ma scelte quiete, un po' di musica a notte fonda, una cena in giardino quando la temperatura lo permetteva, risate brevi seguite da abbracci lunghi. I vicini, discreti come spesso accade in quelle zone, notarono due figure che attraversavano il prato al tramonto, notarono discussioni sussurrate che finivano in sorrisi, notarono la leggerezza con cui ogni tanto ballavano senza musica, solo perché un ricordo faceva muovere le spalle e le mani. Eppure, nonostante quella pace apparente, fuori la curiosità cresceva. Quando Elçin cominciò a rifiutare gli inviti agli eventi, quando smise di accettare nuove proposte lavorative, la stampa iniziò a percepire uno scarto. Qualcosa non tornava. Sui social si intrecciarono ipotesi. C'era chi parlava di un progetto segreto all'estero, chi, con tono più scuro, sussurrava di una malattia. La verità, però, era molto più personale e, proprio per questo, più difficile da ammettere in pubblico. Lei aveva scelto di vivere la sua gravidanza nella casa dell'uomo da cui si era separata mesi prima. Una fonte dell'ospedale, in anonimato, confermò che Bar era presente a ogni controllo, che non sganciava la mano,
che si limitava a sorridere quando il medico parlava dei piccoli progressi, del ritmo del cuore, dei numeri che diventavano immagini. Quella casa diventò una vera dimora, non perché fosse grande o elegante, ma perché dentro si rimescolavano i gesti che rendono una vita condivisa. Mentre Elchin decorava la cameretta con colori chiari e disegni presi da vecchi taccuini di viaggio, Bar passava i pomeriggi a costruire una piccola nicchia per leggere. Un angolo con cuscini e legno caldo, un posto dove posare libri e pensieri. Una domestica, affezionata e attenta, raccontò che la mattina Elchin lo svegliava con una tazza di tè, preparava la colazione con una cura che non voleva dimostrare nulla ma che diceva tutto, e controllava, prima di sedersi, che sul suo viso ci fosse almeno un'ombra di sorriso. In un gesto dal valore simbolico, decisero insieme di togliere le foto del matrimonio che ancora spuntavano qua e là, sostituendole con paesaggi, con scatti di attimi casuali, con piccoli pezzi di presente appesi alle pareti. La loro organizzazione rimase segreta. Condividevano la verità con pochissimi, e chi sapeva aveva imparato l'arte del tacere. Le porte restavano chiuse ai giornalisti che bussavano in modo sempre più insistente, e ogni visita medica veniva pianificata come un itinerario nascosto. Ma il destino, si sa, ama farsi notare nei momenti più scomodi. Qualche settimana prima del parto, un paparazzo posizionato oltre la siepe riuscì a fotografare Elchin mentre attraversava il giardino con un pancione ormai evidente, un abito ampio e la mano che cercava l'appoggio di Bar. Bastò uno scatto. Nel giro di poche ore la rete esplose, e i titoli si accavallarono come onde che non si fermano: bomba, ritorno, amore che non muore, scelta che spacca l'opinione pubblica. Le reazioni furono immediate e contrastanti. Ci furono voci che giudicarono Elchin, definendola fragile, accusandola di non aver saputo difendere le proprie decisioni. E ci furono voci che la abbracciarono idealmente, dicendo che a volte il coraggio consiste nel riconoscere il luogo in cui il cuore si sente a casa. Per giorni non si parlò d'altro, e dentro quel frastuono si allungò una riflessione che diventò virale. Se lui è rimasto accanto a lei quando ne aveva più bisogno, forse non ha mai smesso di amarla davvero. Nessuno dei due rispose subito. Preferirono lasciare che il clamore si sfogasse lontano dalle loro mura, dove intanto la vita continuava a prepararsi al suo evento più potente. Qualche mese dopo, quando la tempesta mediatica si era placata quanto basta per respirare, Elchin scelse un'intervista e, senza orpelli, aprì uno spiraglio. Non eravamo una coppia, disse, ma lui c'era. Non perché dovesse esserci, non per qualche promessa scritta su un foglio, ma perché lo sentiva. E questo, per me, ha contato più di tutto quello che si era spezzato. Dal canto suo, Bar affidò a parole misurate un sentimento profondo. La casa era rimasta vuota per troppo tempo, e quando lei è tornata, ogni stanza ha ritrovato un senso. Non servì altro per capire che il nodo tra loro non si era disfatto, aveva soltanto cambiato modo di essere legato. Quando nacque il bambino, Elchin rimase nella casa di Bar. In ospedale lui era lì, dall'inizio alla fine, con quell'aria composta che cedeva a tratti alla commozione, tanto che qualcuno racconta di averlo visto asciugarsi gli occhi mentre teneva tra le braccia il neonato. Non fu una scena studiata, non ci furono fotografi autorizzati, solo pelle, respiro e lacrime. Amici molto vicini hanno confidato che in quel preciso istante, guardandoli, capirono che la loro storia non era un capitolo finito, ma una strada che si era piegata in un'altra direzione. Oggi non si dichiarano ufficialmente tornati insieme. Non c'è un'etichetta nuova da incollare alla loro relazione. Eppure crescono il loro bambino insieme, giorno per giorno, con una coreografia fatta di sguardi e silenzi, di complicità contenuta e gesti precisi. Il passeggino montato senza parole, i turni per la notte decisi con un cenno, un bacio sulla fronte prima che le luci si spengano. Non ostentano, non cercano applausi, ma il modo in cui si cercano nella stanza, il modo in cui lui le sistema il cappotto sulle spalle quando fuori fa freddo, o il modo in cui lei ride piano quando lui inciampa nell'emozione, rivelano un legame che il tempo non ha cancellato e che l'orgoglio non è riuscito a scalfire. È una storia che ha diviso, è vero, ma che ha anche mostrato una possibilità diversa, che l'amore, quando non ha più bisogno di dimostrarsi, può semplicemente fare spazio, proteggere, accogliere. Il resto, le parole e le definizioni, possono aspettare. La vita no, è in quella casa tra gli alberi, dove un bambino ha iniziato a conoscere il mondo. Ogni stanza conserva il suono di passi che sanno ancora riconoscersi.
Se c'è stato un errore, ora c'è una cura. Se c'è stata una frattura, ora c'è una trama che la ricuce, punto dopo punto, come una coperta che torna a scaldare chi la tiene stretto. Grazie per averci seguito. Fine. Se il racconto vi ha emozionato, ricordate di mettere like, iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e condividere il video con chi ama le storie che non finiscono mai davvero. Prendetevi cura di voi e ci vediamo nel prossimo episodio, qui, dove ogni giorno impariamo che il cuore, quando decide, sa sempre la strada da fare.